Ciao a tutti da Piero e bentornati su Drone Lander. Questa è la prima recensione targata TomTop, che mi ha mandato un drone veramente cazzuto, ragazzi. Mi ha mandato il Bugs 5W e mi ha regalato anche per voi un coupon sconto del 30%, per cui sto drone, che adesso vi andrò a descrivere, lo andrete a pagare poco meno di 140 euro. Andiamolo a vedere nel dettaglio. Innanzitutto c'ha una batteria da 1800 mAh, una Lipo 25C, che vi darà modo di volare per circa 15 minuti. Motori brushless. Poi, cosa carina, molto carina, è la fotocamera, che è una 1080p con alloggio SD card, e l'obiettivo, allora il gimbal non ce l'ha, è solamente messo su dei sostegni di gomma, ma la fotocamera potete regolarla, alzarla e abbassarla tramite radiocomando, che adesso andiamo a vedere. Ecco ragazzi, questo è il radiocomando. La cosa carina è questo display, dove vedrete sia il numero dei satelliti, altezza, la modalità di volo, la carica delle batterie del radiocomando e del drone, i soliti switch, i soliti stick. Poi avete il tasto per atterraggio e decollo, il tasto di armamento motori, il tasto di return to home e il tasto per la fotocamera. E qui avete lo switch per muovere, per far scendere e per far alzare la fotocamera. E qui avete un phone holder dove ci potete alloggiare anche un tablet. La cosa carina di questo drone è che a livello di sicurezza è fenomenale, perché ha 3 tipologie di return to home. Questo poi ve l'andrete a leggere voi sul radiocomando, sul manuale. Ce ne avete ben 2, uno per i principianti, eccolo qua, e uno per gli esperti, con le nozioni, con le informazioni utili. Ma adesso calibriamo il drone e poi partiamo con la prova di volo. Prima cosa da fare è accendiamo il radiocomando in questo modo, premiamo il tasto col lucchetto e accendiamo, così entra in modalità ricezione. Poi collegate la batteria, girate il blocco, aspettate 8 secondi e il drone entrerà in modalità calibrazione bussola. Lo vedete dai LED qua sotto che lampeggiano in verde. Ora, per calibrarla fate così, fate 2-3 giri fino a che i LED non cambiano colore. Ovviamente da questa altezza non riesco a vedere i LED, mi abbasso un attimo. Ok, sono diventati, facciamo un altro giro per sicurezza, sono diventati verdi. A questo punto lo mettete muso in basso e lo girate per altri 3-4 giri in questo modo, fino a che non avrete i LED fissi rossi e gialli davanti. Ecco qua. Ora quasi siete pronti per decollare. Apriamo l'applicazione dopo aver collegato il drone al wifi. L'applicazione è Bugs Go. Aprite, avrete delle note informative all'inizio, dopodiché tutto a posto, vedrete la mappa del drone, la fotocamera del drone, che vi ricorda una 1080 pixel. Qui a sinistra avete il tasto Follow Me, il tasto Orbit e il tasto del ritorno a casa. E come vi ho detto prima, 3 livelli di ritorno a casa, ma potrete approfondirlo guardando il manuale, che è molto, molto esplicativo. In alto avete l'album delle foto, la possibilità di vedere in 3D, ruotare lo schermo 180 gradi, poi i satelliti, le impostazioni, dove potrete impostargli si chiama geofence, la massima altezza che può raggiungere, la massima distanza per una sicurezza vostra, e poi il raggio dell'orbit mode, il detection. Praticamente questo è un'altra funzione di sicurezza, che lui non parte se non ha il detection di tutte queste cose, cioè GPS, compass, barometro e giro. Poi avete la distanza dal punto casa, che è quello che registra appena lo accendete, appena agganci i satelliti, l'altezza
il livello di batteria del drone, il livello di batteria del radiocomando, il segnale radiocomando, il segnale del wifi. Per il segnale wifi vi ricordo che questo gira a 5 GHz, per cui se avete un dispositivo che non va a 5 GHz procuratevelo, e se avete uno smartphone con la cover vi consiglio di toglierla perché attutisce molto il segnale. Poi qui a destra avete la possibilità di switchare tra foto e video. Poi premendo il tasto REC lui ve lo salva o sulla card che avete sul drone o sullo smartphone. E qui avete la funzione status. Ok, questo qui funziona solamente quando sta volando. Comunque avete la funzione per il tracciamento dei percorsi su mappa. Ma adesso partiamo. Allora, per partire potete premere il tasto del look. Allora, innanzitutto allontaniamo questa fotocamera, non vorrei che mi si sfonda. Allora, per partire potete armare i motori in questo modo, vedete il drone? Dopodiché potete fare il take off o con lo stick tirandolo in alto o con questo tasto, che lui lo fa altro che fa il take off e altro. Vi faccio notare il display, cioè del segnale, i satelliti, la distanza dalla home, la distanza d'altezza, il mod 2 di volo e la carica della batteria. Dopo, per sicurezza, lui dopo qualche secondo rispegne i motori, per cui rifate nuovamente così e avviamo intanto la registrazione video, vediamo se è partita, sì, e partiamo. Guardate qua, guardate che roba, ragazzi, io non sto facendo nulla, e c'è anche un po' di vento. Allora, prima impressione che la fotocamera è gagliarda. Qui sul radiocomando avete lo switch, lo scroll per abbassarla e alzarla. Adesso mi faccio inquadrare, eccomi qua. Qui avete lo scroll, qui c'è lo scroll per abbassarla e alzarla. Ma adesso andiamo a vedere le varie funzioni. Vi ricordo che questo drone costa poco più di 130 euro con il coupon che vedete in descrizione. Se vedete un po' di lag con la voce è perché ovviamente il video non è in tempo reale. Ora partiamo e facciamo subito un follow me. Lo attiviamo da qui, gli diciamo yes. Qui ci dice che dobbiamo stare almeno a 5 metri di distanza dal drone. Lo attiviamo, yes. Ok, adesso lui si setta, vediamo un attimino se si posiziona. Io scappo e lui mi segue, come potete vedere. Me ne vado di qua, vedete come mi segue? Ok, come un fido cagnolino. Per uscire da qualsiasi funzione ripremete il tasto relativo. Ora facciamo un bel orbit, lo alziamo un pochettino. Io rimango qui al centro, vediamo se mi inquadra. Io qui non vedo un cavolo, ok. Attiviamo con questo tasto, gli diamo lo yes e lui parte con l'orbit. Vedete? Eccolo qua. Ragazzi, per 130 euro questo Bugs 5W è veramente una cannonata. E vi dico la sincera verità che MJX, il produttore di questo drone, anche con i precedenti non ha mai fallito. Per cui se volete veramente qualcosa di più, questo è il drone che fa per voi. E oggi c'è anche un po' di vento. Ora fermiamo il follow me, proviamo a fare una mappa su schermo, tracciamo, però la mappa non me la vede, non so per quale motivo. Ieri me la vedeva, oggi no. Allora, facciamolo con il disegno, proviamo. Submit, yes, no, ok, non mi fa la mappa, per cui torniamo. Comunque fidatevi. Ora facciamo allora andiamo un attimo un po' lontano, vediamo che cosa fa. Facciamo qualche ripresa dall'alto e andiamocene un po' lontano e vediamo come si comporta. Per ora si sta comportando bene, stiamo a 13 metri di altezza, 55 metri di distanza.
Questo vi ricordo che se perde il segnale, ecco, ci fermiamo qua, se perde il segnale, adesso stiamo a 106 metri di distanza, lui ritorna in automatico a casa. Dopo magari facciamo la prova, lo mandiamo un altro po' più giù, vediamo un attimino, così chi si vuole togliere, come si dice a Roma, la sede col prosciutto e sapere a quanto va distante. Io non lo mando troppo distante, eccola qui, già mi dice che l'aircraft non è connesso, ha perso il segnale del wifi dopo 220 metri. Però secondo me se... Allora, giriamolo, vediamo dove va, eccolo laggiù, stiamo riportando indietro, vediamo se adesso riprende il segnale del wifi. Comunque con un ripetitore wifi potete, secondo me, oddio, ci sono degli uccelli che me lo vogliono attaccare, vediamo un attimino, andiamocene. Dicevo, con un ripetitore wifi ovviamente compatibile 5 GHz, questo lo mandate molto lontano. Talmente bello sto drone che pure gli uccelli gli vogliono andare addosso. Allora, nel frattempo il segnale ancora non l'ha ripreso. Vediamo. Il drone sta lì fermo, buono. Facciamo una cosa. Ecco qua, ripreso il segnale. Io sono arrivato a 200 metri e ha perso il segnale a 200 metri. Adesso facciamo, stoppiamo la registrazione. E facciamo delle foto. Magari andiamo un po' più in alto. Vediamo a quanto riusciamo ad arrivare, Ok, stiamo a 50 metri di altezza, eccolo là sopra. Adesso abbassiamo, alziamo questo e facciamo una foto. Poi giriamo. Facciamo un'altra foto. Altra foto. Poi abbassiamo tutto quanto l'obiettivo. Vediamo se mi si vede un pochettino. Eccomi là, adesso lo spostiamo un po'. Eccomi là, ragazzi. Facciamo una foto qua. Ok. Adesso proviamo il ritorno a casa, batterie quasi scariche, lo mandiamo un po' più lontano. Via, lo mandiamo laggiù. Visto quanto corre? E adesso premiamo il tasto sul radiocomando o sullo schermo relativo al return to home, che è questo qua. Ok, il drone sta tornando, eccolo qua, si alza all'altezza di 15 metri e ritorna a casa. Lui si dovrebbe fermare qua, adesso vediamo. Meno male che si è coperta la nuvola. Va un po' più indietro. Io ovviamente non lo faccio atterrare ora perché qui c'è un po' d'erba alta. Ci pensa un attimino. Eccolo qua, sta scendendo. Adesso io lo arresto prima che atterri, però vi faccio vedere dove avrebbe atterrato. Eccolo qua, lui bippa al 50% di scarica batteria. Ecco, guardate a che distanza sta atterrando. Guardate. Io adesso lo blocco e lo tiro un po' su. Con questo, ragazzi, come vi dicevo, l'MGX Bugs 5W è un drone favoloso. Motori brushless, batteria da 1800 mAh, GPS, bussola, giroscopio 6 assi, fotocamera 1080 pixel, solo per poco più di 130 euro se utilizzate il coupon qua sotto che mi ha emesso TomTop, e li ringrazio, che vi dà diritto al 30% di sconto.
Ragazzi, questo è un drone cazzuto, per cui non perdete l'occasione, compratelo se volete qualcosa di più, perché Bugs MJX sono una garanzia. A questo punto vi saluto alla prossima recensione, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Dronelander.